Che differenza c'è fra queste due frasi? Ho visto Francesca uscire e ho visto Francesca uscendo. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Per capire la differenza fra queste due frasi, dobbiamo vedere come usare il gerundio e come usare l'infinito con i verbi di percezione. Cominciamo dal gerundio. Il gerundio si forma con la desinenza ando per i verbi in are e con la desinenza endo per i verbi in ere e ire. Quindi diremo mangiando, parlando, giocando, e per i verbi in ere e ire diremo finendo, mettendo, partendo e così via. Esiste un gerundio presente, come quelli che ho appena nominato, e un gerundio passato che si forma con il gerundio presente dell'ausiliare più il participio passato, quindi essendo andato, avendo mangiato, avendo parlato, eccetera. Ma quando si usa il gerundio? Qui non voglio parlare del presente progressivo, quindi non parlerò di frasi come sto mangiando, sto leggendo, ma di frasi come queste. Aprì la porta cercando di fare meno rumore possibile. Tornò a casa compiendo un giro strano. Si preparò cercando di fare piano. Ho preso tutte queste frasi da un romanzo che sto leggendo adesso ed è Io che amo solo te di Luca Bianchini. In tutte queste frasi il gerundio non si trova nella frase principale, ma nella frase subordinata. Se guardiamo l'ultimo esempio, vediamo che abbiamo si preparò, ed è la frase principale, e poi cercando di fare piano è la frase subordinata, quella che contiene il gerundio. In frasi come queste il gerundio può avere diverse funzioni e qui non voglio elencarle tutte, magari poi farò un video solo sul gerundio se interessa, ma giusto per elencare le funzioni principali, vediamone alcune. Il gerundio può avere una funzione causale, per esempio nella frase non conoscendo la città, Marta è rimasta vicino al centro. Significa Marta è rimasta vicino al centro perché non conosceva la città, quindi una funzione causale. Un'altra funzione molto comune è la funzione modale, che indica appunto il modo in cui facciamo qualcosa, come nella famosa canzone di Lucio Battisti, viaggiare evitando le buche più dure. E un'altra funzione molto comune è la funzione temporale, come vediamo in questo esempio. Baciandomi dirai non ci lasceremo mai, che significa appunto quando mi bacierai dirai, oppure mentre mi bacierai dirai, una funzione temporale. Abbiamo visto quindi che il gerundio si trova in frasi subordinate, quindi abbiamo un verbo principale e una frase subordinata con il gerundio. Ora, una delle caratteristiche del gerundio è che il soggetto del gerundio è lo stesso della frase principale. Se torniamo a uno degli esempi di prima, si preparò cercando di fare piano, è la stessa persona che si prepara e che cerca di fare piano. Appunto il soggetto è lo stesso. O nell'esempio della canzone, baciandomi dirai, è la stessa persona che bacia e che dice. Quindi il soggetto del gerundio è lo stesso del verbo principale. È possibile a volte in alcune frasi avere un soggetto diverso, ma in realtà si tratta di frasi non molto comuni e quindi non ne voglio parlare qui. Nella maggior parte delle frasi invece il soggetto è lo stesso. Adesso possiamo quindi capire una delle nostre due frasi iniziali. Ho visto Francesca uscendo. Il soggetto deve essere lo stesso, quindi io ho visto e io stavo uscendo. Quindi la frase significa ho visto Francesca mentre io uscivo. Ma passiamo all'infinito. Qui mi interessa l'infinito dopo un altro verbo. Spesso abbiamo un verbo, poi una preposizione e poi l'infinito. Parlo di frasi come spero di vincere, comincio a mangiare, sto per cominciare, ho finito di leggere e così via, quindi con una preposizione. Poi abbiamo altri verbi in cui invece non c'è la preposizione, come i verbi servili, voglio partire, devo andare al supermercato. L'infinito viene direttamente dopo il verbo. Questo succede con i verbi servili e anche con sapere.
non so cucinare, per esempio. E poi c'è un'altra categoria di verbi e sono i verbi di percezione, come vedere e sentire. Questi verbi sono molto simili per certi aspetti ai verbi servili, perché l'infinito viene direttamente dopo il verbo, senza preposizione. Ma ci sono due differenze fondamentali fra questi verbi di percezione, appunto come vedere e sentire, e i verbi servili. La prima differenza riguarda la posizione dei pronomi. Con i verbi servili e anche con sapere, sappiamo che per i pronomi abbiamo due possibilità. Possiamo metterli prima del verbo servile, lo voglio fare, oppure dopo l'infinito e unire il pronome all'infinito, voglio farlo. Tutte e due queste possibilità vanno bene. La stessa cosa con sapere. Lo so fare oppure so farlo. Con i verbi invece di percezione non abbiamo queste due possibilità. Il pronome dobbiamo metterlo per forza prima del verbo principale. Quindi diremo lo vedo partire e non possiamo dire vedo partirlo. La sento cantare e non possiamo dire sento cantarla. Possiamo, ma significa un'altra cosa. Invece se vogliamo dire sento Chiara cantare, dobbiamo dire la sento cantare. Con i tempi composti, come il passato prossimo, dobbiamo accordare il participio passato del verbo di percezione con il complemento oggetto. Quindi, nel nostro esempio, ho sentito Chiara cantare, diventa l'ho sentita cantare. Questa è la prima differenza fra i verbi servili più sapere e i verbi di percezione. La seconda differenza invece riguarda il soggetto. Quando un verbo servile è seguito dall'infinito, il soggetto del verbo servile e dell'infinito è lo stesso. Se dico voglio andare in vacanza, sono io che voglio e sono io che vado in vacanza. Quindi il soggetto del verbo volere e il soggetto del verbo andare è lo stesso. E infatti sappiamo che quando invece vogliamo avere un soggetto diverso, non possiamo usare l'infinito, ma dobbiamo usare il congiuntivo. Voglio che tu vada in vacanza. La costruzione voglio tu andare in vacanza in italiano non esiste, non è possibile, come invece esiste per esempio in inglese. Con l'infinito il soggetto del verbo servile e il soggetto dell'infinito è lo stesso. Con i verbi di percezione invece non succede, cioè succede il contrario. Il soggetto del verbo di percezione e il soggetto dell'infinito è diverso. Nel nostro esempio precedente, sento Chiara cantare, il soggetto di sentire sono io che sento, ma è Chiara che canta, sento Chiara cantare. E quindi adesso capiamo la nostra prima frase. Ho visto Francesca uscire. In questa frase è Francesca che esce. Io ho visto e Francesca esce. Quindi la differenza fra queste due frasi era che nella frase col gerundio ho visto Francesca uscendo, sono io che esco. Nella frase con l'infinito ho visto Francesca uscire, è Francesca che esce. Grazie a tutti per avermi seguito. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!